La tua prigione misura esattamente 93 miliardi di anni luce. Nessuno potrà mai scappare. In questo esatto momento sei seduto al centro di una sfera titanica, una gabbia perfetta, forgiata di spazio e di tempo. Guarda il cielo notturno. Tutto quello che vedi è una gigantesca, magnifica menzogna. Un'illusione che ti nasconde la vera natura del cosmo. Stiamo per compiere il viaggio più estremo che la mente umana possa tollerare. Partiremo dal tuo schermo, per arrivare dove la realtà stessa collassa. Ma per comprendere i confini di questa prigione, dobbiamo prima distruggere la tua certezza più assoluta. Sei abituato a pensare alla luce come a un lampo istantaneo. Accendi un interruttore. La stanza si illumina. Sbagliato. Su scala cosmica, la luce è una lumaca zoppicante. Immagina di essere un fotone che ha appena raggiunto la superficie del Sole. Per arrivare sulla Terra devi viaggiare per 8 minuti. Se invece consideriamo il viaggio dal nucleo della stella, esso richiede decine di migliaia di anni. 8 minuti in cui il nostro pianeta potrebbe essere già stato vaporizzato e tu non lo sapresti. La luce sfreccia a 300.000 km al secondo, eppure, guardando fuori, l'universo sembra paralizzato. È un paradosso visivo. Viaggiamo a velocità inconcepibili, ma lo spazio intorno a noi appare congelato. Guarda i pianeti rimpicciolirsi fino a svanire nel nero. Pensi che il sistema solare sia grande? Questo è solo l'atrio di casa. Oltre l'ultimo pianeta ci attende un abisso così vasto e privo di materia che la luce del nostro Sole, ormai ridotta a un puntino insignificante, impiega quasi un intero anno solare solo per attraversarne il vuoto periferico. Fermati un attimo. Guarda lo schermo. Stiamo fendendo il vero confine del nostro sistema solare. La nube di Oort. Un guscio sferico, composto da 2000 miliardi di frammenti di ghiaccio sporco, massicci come l'Everest, che orbitano nel buio più assoluto. La sonda Voyager 1, l'oggetto umano che si è spinto più lontano, impiegherà circa 300 anni per sfiorare questo limite. Noi lo polverizziamo in un battito di ciglia. Oltre questo scudo di detriti ghiacciati, il vento solare muore. Inizia l'oceano interstellare. Immagina 2 granelli di sabbia, uno posato al centro di Roma, l'altro a una trentina di chilometri di distanza. Questa è la proporzione esatta della distanza tra 2 stelle qui fuori. Una solitudine che ti schiaccia i polmoni. Eppure, se pensi che questo spazio siderale sia soltanto un vuoto morto, ti sbagli di grosso. Un silenzio assoluto. Un dominio dove la materia svanisce per trilioni di chilometri e fluttuiamo in una totale assenza di gravità. Eppure, se credi che questo buio sia morto, ti sbagli. Mentre veniamo inghiottiti dall'abisso, il nostro Sole si spegne, diventando un pixel indistinguibile tra innumerevoli punti luminosi. Qui la fisica smette di assecondare il senso comune. Lo spazio tra le stelle non è una scatola vuota, ma un mare in tempesta che ribolle di particelle virtuali. Compaiono e si annichiliscono in una frazione infinitesimale di secondo. Un nulla saturo di energia. Lo spazio stesso è un tessuto vivo, una membrana cosmica che vibra. Immagina un lenzuolo di titanio su cui rotolano sfere di piombo. Ogni stella scava voragini di gravità, costringendo la luce a piegarsi come vetro fuso. Ma non abbiamo ancora visto nulla. Stiamo per uscire dal nostro minuscolo quartiere cosmico. Eccola, la Via Lattea, 100.000 anni luce di diametro, 200 miliardi di reattori termonucleari sospesi nel vuoto. Da questa prospettiva, l'intera storia umana non è mai esistita. La Terra è polvere intrappolata in un braccio a spirale periferico. Guarda il nucleo galattico. Brilla di una ferocia inaudita. Lì dentro, le stelle sono così ammassate che il cielo di un pianeta sarebbe un muro di fuoco bianco. E al centro esatto, un mostro dormiente da 4 milioni di masse solari. Un buco nero supermassiccio, attorno a cui orbita il centro galattico, ma la cui gravità è solo una minuscola frazione di quella dell'intera galassia.
Ma questa isola, immensa, è solo un granello insignificante. Quello che succede oltre i confini galattici cambia tutto quello che hai capito finora. E il motivo per cui l'universo assume la forma che stiamo per vedere è terrificante. Ma prima dobbiamo scoprire l'architettura dell'abisso. Usciamo dalla Via Lattea. L'aria visiva si fa rarefatta. Ora le isole di luce non sono singole stelle, sono intere galassie. Stiamo navigando nel gruppo locale. Guarda davanti a noi. È Andromeda, un disco di 1.000 miliardi di stelle che ci sta puntando. 110 km al secondo rispetto al centro della Via Lattea, circa 300 km al secondo rispetto al Sole, dritto verso il nostro sistema solare. Tra 4 miliardi di anni, Andromeda e la Via Lattea si schianteranno. Una collisione titanica in cui, paradossalmente, quasi nessuna stella si toccherà. Lo spazio tra di esse è troppo vasto. Le galassie si compenetrano come due fantasmi di fumo sparati l'uno contro l'altro da lati opposti di uno stadio. Si mescolano, non si frantumano. Eppure la gravità ridisegnerà i loro destini, fondendole in un'unica informe ellisse di fuoco cosmico. Ma allontaniamoci ancora. Il gruppo locale è solo un minuscolo sobborgo e quello che ci aspetta là fuori cambia completamente le regole del gioco. Fermati un istante. Guarda questa struttura. A miliardi di anni luce da casa, le galassie smettono di essere isole solitarie. Iniziano a organizzarsi. Si fondono in ammassi. Gli ammassi formano superammassi. E i superammassi si agganciano tra loro creando filamenti luminosi, lunghi centinaia di milioni di anni luce. Eccola, la rete cosmica. Pensa alla rete dei neuroni dentro il tuo cervello. Stiamo osservando la stessa, identica architettura, ma proiettata su una scala titanica. Le galassie si tengono per mano lungo invisibili autostrade di materia oscura, formando una ragnatela che permea l'intero cosmo. È una vastità microscopica. Se l'universo fosse il tuo corpo, queste sarebbero le sue vene. Come può la struttura più grande dell'universo ricalcare la biologia più piccola? C'è una logica nascosta, ma per capirla dobbiamo prima guardare dove non c'è assolutamente nulla. Sposta lo sguardo tra un filamento e l'altro. Cosa si nasconde in quelle sacche buie? Niente, assolutamente niente. Sono i grandi vuoti, regioni di spazio così desolatamente vuote che, se la nostra galassia si trovasse al centro di una di esse, non avremmo sospettato dell'esistenza di altre galassie fino all'avvento dei potenti telescopi degli anni 60. Immagina di fluttuare nel mezzo dell'Oceano Pacifico, senza terra all'orizzonte, senza pesci sotto i tuoi piedi, solo un silenzio assordante. Questi abissi spaziali divorano l'80% dell'intero volume dell'universo. Siamo granelli di polvere aggrappati a ragnatele sottilissime, sospesi sopra un pozzo senza fondo. Ma c'è un dettaglio in questa architettura perfetta che abbiamo omesso. Un difetto fatale, perché questa immensa ragnatela cosmica nasconde una malattia invisibile. Qualcosa sta stirando questi vuoti, allargandoli senza pietà. Per decenni abbiamo creduto che la gravità tenesse l'intera struttura al sicuro, in un rassicurante equilibrio cosmico. Ma c'era un'anomalia in agguato, una forza misteriosa pronta a lacerare ogni singolo filamento. Fino al 1998 credevamo che questa magnifica rete cosmica fosse stabile. Certo, sapevamo del Big Bang, sapevamo dell'espansione, ma davamo per scontato che la gravità stesse tirando il freno a mano, come lanciare un sasso verso il cielo. Sale, rallenta, ricade. Logico. Ma c'è un difetto fatale in questa logica. Gli astronomi hanno misurato la luce di supernove esplose miliardi di anni fa, cercando il rallentamento. Hanno trovato l'esatto opposto. L'universo sta accelerando. Immagina di lanciare quel sasso e vederlo schizzare via verso l'orbita, sempre più veloce. È una palese violazione del buonsenso. Qualcosa sta letteralmente strappando lo spazio dall'interno. E per capire di cosa si tratta, dobbiamo prima
dare un nome a questo fantasma. Lo chiamiamo energia oscura. Non sappiamo cosa sia, non sappiamo da dove nasca, eppure costituisce il 68% esatto di tutto ciò che esiste. La sua unica funzione? Fabbricare nuovo vuoto. Fermati un attimo e visualizza un impasto per il pane pieno di uvetta. Mentre lievita nel forno, si gonfia. Le uvette, le nostre galassie, si allontanano. Non si muovono fisicamente attraverso l'impasto. C'è semplicemente più impasto tra di loro. Lo spazio stesso si stira. Più spazio si crea, più energia oscura emerge. Più energia oscura c'è, più la dilatazione accelera. È un ciclo di feedback inarrestabile. E la conseguenza di questa reazione a catena sta avvenendo proprio ora, sopra la tua testa. L'orizzonte si sta chiudendo e il modo in cui lo fa sfida le leggi stesse della fisica. Ai confini estremi del nostro universo osservabile, lo spazio si dilata a un ritmo tale che le galassie vengono trascinate via a una velocità superiore a quella della luce. Aspetta, Einstein non aveva vietato di superare i 300.000 km al secondo? Sì, nessun oggetto può viaggiare attraverso lo spazio più veloce della luce. Ma lo spazio in sé non ha limiti di velocità. Immagina di correre su un tapis roulant cosmico. Tu sei il fotone di luce. Corri al massimo. Ma io continuo ad accelerare il nastro sotto i tuoi piedi. Arriva il punto critico in cui, pur correndo in avanti, scivoli all'indietro. Quelle galassie lontane stanno sparando la loro luce verso di noi proprio adesso. Ma a causa dell'espansione, quel raggio non ci raggiungerà mai. E il destino di quei mondi è più oscuro di quanto pensi. Si allontanano. Per sempre. Ogni singolo giorno, solo poche decine di galassie, o frazioni di esse a seconda dei modelli, scivolano oltre l'orizzonte degli eventi cosmico. Nel momento esatto in cui varcano quel limite, il loro segnale viene tranciato. Diventano fantasmi. Le civiltà aliene su quei mondi continuano a prosperare, costruire, morire. Ma per noi sono state cancellate dal tessuto della realtà. Il sapore amaro dell'astrofisica è questo. Abitiamo un universo che sta attivamente cancellando la sua stessa memoria. Se l'umanità fosse nata 100 miliardi di anni nel futuro, guardando il cielo notturno, vedremmo un vuoto nero. Nessuna galassia, nessuna traccia dell'origine. Penseremmo di essere totalmente soli. Ma noi siamo arrivati in tempo. Noi possiamo ancora spingere lo sguardo fino all'ultimo confine. E quello che ci aspetta laggiù ferma letteralmente il tempo. Riprendiamo il viaggio. Oltre i 10 miliardi di anni luce. Oltre i 30 miliardi. Nello spazio, la distanza è una macchina del tempo. La luce che catturiamo oggi è partita eoni fa. Stiamo viaggiando fisicamente nel passato. Fino a quando ci schiantiamo. Un muro di fuoco. A 46,5 miliardi di anni luce dalla Terra, in ogni direzione, la nostra vista si azzera. Non per colpa dei telescopi. Stiamo fissando un'epoca in cui l'universo stesso non era trasparente. Circa 380.000 anni dopo il Big Bang, il cosmo divenne trasparente, emettendo la radiazione cosmica di fondo. La primissima fotografia del creato. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Quello che succede dopo cambia tutto quello che hai capito finora. E il motivo per cui l'intero quadro cosmico potrebbe essere solo un frammento è nascosto esattamente lì fuori. Prossimo atto. Oltre il limite. Eccola. La nostra prigione illuminata. Una sfera titanica. 93 miliardi di anni luce da parte a parte. I bordi non sono mura di mattoni, ma uno scudo di plasma incandescente a 3000 gradi. Noi siamo esattamente al centro. Ma facciamo un esperimento mentale. Se un alieno si trovasse su un pianeta proprio su quel bordo di fuoco, non vedrebbe un muro davanti a sé. Guarderebbe verso di noi e vedrebbe il nostro sistema solare come il muro di plasma del Big Bang. L'universo osservabile non è un luogo fisico, è solo una bolla di luce relativa. Immagina di essere su una nave immersa in una fitta nebbia. Vedi esattamente a 1 chilometro di distanza in ogni direzione. Ti sposti.
La bolla si sposta con te, ma la nebbia non finisce mai. E allora la domanda che toglie il sonno ai cosmologi è una sola. Cosa si nasconde esattamente 1 millimetro oltre il limite visibile? Fermati un attimo. Pensa a un granello di polvere sul pavimento della cattedrale di San Pietro. Fallo davvero. Quel granello contiene 2000 miliardi di galassie. È la nostra intera bolla osservabile. Il resto della cattedrale è l'universo inosservabile. I calcoli sulla piattezza cosmica parlano chiaro. Il fuori è almeno 250 volte più vasto di tutto ciò che possiamo vedere. Nella stima più estrema? Infinito. Lo spazio oltre l'orizzonte non è vuoto, ribolle. Altre reti cosmiche, altri buchi neri supermassicci. Solo che la loro luce viaggia da 13,8 miliardi di anni e non ha ancora fatto in tempo a raggiungerci. È una distesa di materia che non potremo mai toccare. Una sinfonia gigantesca che suona nel vuoto assoluto. Ma questa vastità schiacciante porta a una conclusione inevitabile e riguarda direttamente te. Ogni atomo di carbonio nel tuo corpo è stato fuso nel nucleo di una stella esplosa eoni fa. Sei qui, adesso, in questo esatto punto dello spazio-tempo. Una probabilità su 10 elevato alla 123esima potenza. Sei il cosmo che ha sviluppato una coscienza per guardare se stesso. Io sono Renderium. E questa era la tua gabbia infinita. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro l'orizzonte è solo un'illusione ottica che stiamo per abbattere. E tu, cosa credi si nasconda 1 millimetro oltre quel muro di plasma? Scrivilo nei commenti. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per chi ancora non sa che la realtà è strutturata così. Aiutami a spingere l'umanità a guardare di nuovo verso l'alto, oltre l'orizzonte.